Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario, come sarà questa settimana dal 19 al 25 agosto con questa luna piena in Acquario ed è proprio nel tuo segno. Allora, cosa mi significa questa luna piena in Acquario? L'Acquario è dominato da Urano. Nelle emozioni della luna, allora diciamo che dobbiamo fare una rivoluzione spirituale nel sentire tutte le emozioni affinché ci possiamo avvicinare sempre di più alla nostra natura selvaggia, al nostro potere autentico. Sentire le emozioni come dei, divinità, è la vera rivoluzione che tutti i segni sono chiamati a fare in questo passaggio, ma soprattutto l'Acquario, affinché possa avere queste sue visioni, che l'Acquario è il grande visionario dello zodiaco, il rivoluzionario, queste sue visioni. Queste sue visioni possono essere portate in essere con delle intuizioni, le intuizioni geniali che ha un Acquario. E queste intuizioni geniali hanno come prerogativa in questo tempo quello di sentire le emozioni come dei, perché le emozioni, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, servono a spaccare la diga della mente che ti tiene limitato e a farti accedere al grande regno akashico, laddove tutte le più grandi intuizioni dell'umanità fanno capo. E ecco, quindi la grande rivoluzione interiore che è chiamato a fare l'Acquario è sentire proprio le proprie emozioni, viverle con profondo discernimento. Cosa significa questo? Sei un Dio, mi stai arrivando, ti sento tutto, ok? Quindi discernimento rispetto alla persona o agli eventi che gli capitano, cioè dividere le emozioni dalle persone o dagli eventi, sentire solo le emozioni, l'unica relazione ce l'hai con l'emozione. Quindi con profondo discernimento e rivoluzione. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti della playlist L'arte sciamanica per proprio adempiere al grande lavoro di realizzazione del sé, della magia e della poesia. Detto questo, partiamo subito. Allora, vediamo prima la situazione generale e poi ci vediamo l'amore. Allora, approccio sciamanico per l'Acquario questa settimana che va dal 19 al 25 agosto nel tuo segno con questa luna piena. È un po', diciamo che essendo nel tuo segno questa luna piena, sappiamo che l'Acquario è l'innovatore, no? Il visionario, il rivoluzionario, come ti stavo dicendo poc'anzi. Qual è il senso? Non aver paura di mostrarti diverso da come gli altri si aspettano. Va bene? È proprio questo il fulcro. Fai questa rivoluzione interiore nelle emozioni. Ok. Vediamo un po' l'approccio sciamanico, Acquario. Pachamama, la terra. Allora, Pachamama è madre terra, ragazze mie e ragazzi. La Pachamama ti dice ama profondamente la tua natura selvaggia, perché non c'è altra via di uscita per la libertà. E brucia il senso dell'io che ti tiene costretta o costretto nei limiti del conosciuto, brucialo completamente. Lasciati infuocare dal fuoco cristico che ti arde e brucia le certezze che hai relative ai vincoli che ostacolano la tua espressione. Madre Terra ti vuole autentica e autentico, il mondo ha bisogno di te, con questo Plutone in Acquario per altri 20 anni. Il mondo ha bisogno delle tue idee geniali e rivoluzionarie. Adesso è il tempo, sperimentati in questo. Wow! Ok, vediamo un po' cosa ti dicono i tarocchi in linea generale per l'Acquario. Questa settimana cosa accade? Vediamo dove ci puntano l'attenzione. Dal 19 al 25 agosto, eventi salienti di questa settimana, dal 19 al 25 agosto. Vediamo.
La stella, ci sei tu, ragazze mie e ragazzi. Qua io ti vedo proprio esprimerti, vedo la tua bellezza. Cavaliere di bastoni. Paggio di spade. Allora, questa è la settimana in cui verrai sollecitata o sollecitato a fare delle cose. La tua mente può un attimo dire: ma che sto per fare? Che sto facendo? E quindi qual è il senso? Vai, esprimiti, vai. Verrai sollecitata, c'è il fuoco che arde, eccolo qua, il cavaliere di bastoni col fuoco qua sotto, nel manifestare la tua natura. E poi c'è il razionale, la mente razionale, la razio, che dice: adesso cosa pensi di fare? E tu devi rispondere: lo so benissimo cosa sto facendo, sto andando incontro al mio sposo celeste o la mia sposa celeste. E hai un po' di mancanza di fiducia nel fare quello che ti arde, no? Devi sapere che l'acquario, è proprio, essendo il visionario, ha visioni che gli altri non hanno, e quindi può avere un po' di timore rispetto a quello che ti ho detto prima, il consenso degli altri, eccetera, un po' di sulla difensiva. Pachamama ti dice: fallo, fai le cose. Ok. Vediamo due altre. Regina di denari, la ruota della fortuna. Ci sarà un evento importante che ha a che fare con o il denaro o il lavoro, una proposta che ti faranno in questi giorni, che ti vede un attimo a dire: wow, e adesso che faccio? Una proposta o di denaro o di lavoro o di ciò che riguarda le tue responsabilità, le tue cose. Cosa porta la ruota della fortuna? 5 di bastoni. Forse allora ti viene proposto qualcosa e devi discuterne con qualcuno, o ti trovi a discutere con qualcuno per questa cosa che ti viene proposta. Può darsi pure che ci sono fammi vedere un attimo cosa viene dopo la ruota della fortuna. La papessa. Guarda, c'è qualcosa che succede che ti vede prendere una decisione. Qua mi stanno dicendo che è possibile che ci sono delle cose che arrivano per te e ti vedono discutere o con delle persone intorno, arrivano delle cose che hanno a che fare con la tua realizzazione personale. Ciò che significa realizzazione personale, un sogno, un desiderio, questa cosa che vuoi fare, che arriva dall'esterno, ti vedrà parlare con qualcuno o discutere perché tu vuoi fare questa cosa, oppure qualcuno è contrariato che tu la faccia questa cosa, oppure sono tuoi conflitti interni nel fare questa cosa. E vedo che ci penserai su, ci penserai su. Qua io vedo pure una persona che arriva all'improvviso, non so chi sia, può essere nell'ambiente lavorativo, che può generare un po' di tensione, e ti vedo discutere con questa persona e cercare con l'intuizione cosa fare con questa persona. Fammi vedere un po' sul lato positivo, carta positiva per te. La morte, arriva un cambio positivo per te, che ti vede un po' con questi conflitti interni. Di che cosa parla il cambio, la morte? La giustizia, caspita. Allora, la giustizia mi parla sia di situazioni che vengono risolte con queste persone o con una persona, sia del fatto che tu prendi la decisione giusta per te rispetto a una situazione che vuoi fare o che devi risolvere. Prendi la decisione giusta per te, la giustizia arriva dalla tua parte. Cambio positivo su più fronti, laddove quei fronti che per te sono stabilità, quei fronti che per te significano la tranquillità, un cambio positivo in quei fronti lì. Vediamo la carta in negativo. L'appeso. Hai aspettato tanto per questi cambiamenti e adesso ti possono arrivare, però stai un po' sulla difensiva. Hai aspettato tanto per questi cambiamenti. O ci sono delle cose che cambiano, però non del tutto ancora come vorresti tu. Ti chiedono pazienza, la stessa pazienza della regina di denari, perché sei in un momento di trasformazione in cui si vede la tua vera essenza, inizi a fare un po' pratica di questa espressione della tua vera essenza, di quello che vuoi veramente. Possono esserci conflitti interni e conflitti esterni perché sono la stessa cosa, affinché tu possa far pratica con le leggi esoteriche, con la sacerdotessa, cioè finché tu possa far pratica con la magia.
Ok, fammi vedere che energia ha questo cavaliere di bastoni nei tuoi confronti. La luna, sì, allora può esserci che arriva una persona all'improvviso, non mi parlano nello specifico d'amore, mi parlano di, ci può essere un cambiamento anche nel lavoro che può crearti un po' di preoccupazioni interne, però dice non ti preoccupare, con la pazienza giusta e con la legge spirituale, tutto quello che vi faccio studiare nel canale, voi farete la scelta giusta. Mm? Preoccupazioni inerenti a un cambio su più ambiti, su più fronti, perché tu sei come prima carta la stella, le tue idee visionarie, il tuo aver paura di esprimere questa visione enorme rispetto alle cose che senti. Ok, dice non aver paura, prenditi il tuo tempo, fai le meditazioni, quelle che ho messo sul canale, meditazioni guidate, e la giustizia divina interviene già a tuo favore. Però affinché tu possa essere centrata in questo, prendi coscienza del tuo valore, va bene? Ok. Vediamo cosa ti dice il Evangelion. Segui le sincronicità fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Quello che accadrà in questa settimana, capirai, anche queste discussioni, queste turbulenze interne hanno a che fare con il tuo destino glorioso. Unirai i punti della serie. Ah, caspita, è successo questo perché doveva succedere quest'altra cosa in positivo. Ah, è successo questo perché... Ah, vedi? Mm? Quindi questa carta dice affidati completamente. Affidati al Dio Pan, affidati alla creazione della tua anima, che è quella che ti fa vedere quotidianamente, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 4, il linguaggio che noi siamo per comunicare, le parole, i gesti, il linguaggio dell'anima sono gli eventi che ti manifesta. Le parole dell'anima sono gli eventi che ti manifesta, quindi vedrai tutto unito, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, gioiose e gioiosi come solo gli acquari sanno fare, e adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno, vediamo in questa settimana dal 19 al 25 agosto cosa accade in amore per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario. Carta guida, amore. Wow, abbiamo un 10 di coppe qua. Ti vedo felice in questi giorni. 10 di coppe mi parla di condivisione con qualcuno o con le persone che tu ami, i tuoi amici più stretti, la tua famiglia. Mi parla di il tuo intorno è un intorno felice che supporta il tuo benessere, mi stanno dicendo con 10 di coppe. 6 di spade mi dice che finalmente qua io vedo una situazione felice, serena. Mi può parlare, ripeto, o di persone con le quali tu sei in armonia, in amore, che sostengono il tuo intorno è felice, mi dicono, il tuo intorno è felice, magari dopo un momento che non è stato così, 6 di spade, 2 di spade, ok. E mi parla anche di una condivisione con qualcuno. Ok, andiamo a vedere. Acquario. Settimana che va dal 19 al 25 agosto, amore. Acquario. Oh oh là là, paggio di denari, 2 di coppe. Io qua vedo un invito d'amore. L'energia del taglio, paggio di denari, un invito, paggio di denari, in concreto, d'amore, 2 di coppe. Qua c'è un amore condiviso, vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 2 di coppe, 9 di spade, re di denari, la forza e il 10 di coppe. Il 10 di coppe l'avevamo qui. Guarda, senti, qua c'è una situazione altalenante con una persona che si risolve, perché io qua vedo questo 10 di coppe, 10 di coppe,
Probabilmente qua abbiamo una persona che, con la quale c'erano delle preoccupazioni o delle paure, può parlarmi di un segno di terra o del leone, con la quale persona c'era già una grande intesa, mi dicono, per alcune di voi, eh? Oppure io qua ti vedo, se non c'era nessuno, condividerti con la tua famiglia, i tuoi amici, avere la forza anche di dedicarti alle tue responsabilità familiari, personali, un po' di paura rispetto all'altro, che però due di coppe qua vengono trascese queste paure. C'è una persona qui, andiamo a vedere. Energia attuale, amore, acquario. Abbiamo un re di coppe, sì, per molti di voi c'è già questa persona. Per molti di voi c'è già questa persona. E per altre invece in arrivo, perché è l'energia del presente. Vediamo l'energia positiva. 8 di bastoni, comunicazioni da parte di questa persona. Vedo l'energia che fluisce, questa persona che ti parla, ottima comunicazione, le comunicazioni sono ben aspettate. Vediamo il blocco qual è. 10 di spade. 10 di spade mi parla della fine di una tappa dolorosa, però sta al blocco, si può far fatica a fare il passo oltre questa tappa dolorosa che può essere accaduta o nel tuo passato a livello relazionale, oppure con questa persona nuova e quindi ti fa fatica, o questa persona che già conosci ti può fare un po' fatica a superare una tappa difficile. Vediamo però, vediamo il passato, sì, qua abbiamo il 5 di coppe. 4 di spade, non ce la siamo passata bene nel recente passato in amore, perché abbiamo una situazione di fermo, di no contact o di chiusura e la sensazione della dea dell'abbandono, 5 di coppe. Diciamo che abbiamo trasmutato una lezione spirituale importante, abbiamo attraversato la dea dell'abbandono, la dea della tristezza, quindi può essere faticoso fare il passo, perché questa persona, mi dicono con re di coppe, è una persona che è matura emozionalmente, una persona di spessore emozionale. Vediamo che succede qua, prossimi giorni. Il sole, regina di coppe, re regina di coppe, qua c'è una coppia. Il 4 di coppe. Perché non siamo tanto contente? Che c'è dopo il 4 di coppe? 8 di denari. Guarda, allora io qua ti dico una cosa, per le ragazze io qua vedo c'è una coppia con una sensazione bellissima, una realtà bellissima, probabilmente qua c'è per questioni di lavoro, 8 di denari, diciamo che c'è un po' di apatia subito dopo per questioni di lavoro, o che tu devi lavorare o questa persona deve lavorare, perché avevamo già visto qua il fondo mazzo re di denari, o una persona impegnata da un punto di vista di responsabilità e questo può suscitarti un po' di uff, che palle, scusatemi il termine. Allora, qua c'è una coppia forte di potere, ciò vuol dire c'è una coppia che se la intende da un punto di vista emozionale, ci si sente a livello empatico e con il sole qua in mezzo mi parla di una bellissima relazione. Per le ragazze single c'è questa persona con la quale c'è una bellissima connessione animica e porta tanta felicità questa cosa. Che cosa succede però? Che qua ci può essere un po' di situazioni un po' di amarezza, ma non è tristezza il 5 di coppe, il 4 di coppe è un po' uff, devo lavorare, 8 di denari, oppure uff, deve lavorare. Però qua c'è una bellissima relazione. Però subito dopo ci può essere un po' di apatia per quanto riguarda il lavoro, solo il lavoro, perché questa è una coppia molto forte. Quindi se abbiamo vissuto una situazione emozionalmente difficile, qua cambia tutto, eh. Molti di voi la stanno già vivendo questa cosa, la comunicazione è ben aspettata. Qua abbiamo una persona onesta, una persona sincera. Per le ragazze single uguale. Cioè qua c'è proprio la coppia con il sole in mezzo. C'è proprio una bellissima connessione animica e sensuale, bellissima. Però poi può accadere in questi giorni che qualcuno deve lavorare. Per motivi di lavoro c'è una sorta di uff. Vediamo un po' che cosa ci raccontano i miei tarocchi. Anzi, fammi mettere un'altra dopo l'8 di denari. Guarda, il 3 di denari, sì, però dopo si trova un compromesso, diciamo. Dopo ci si viene incontro, 3 di denari, dopo si fanno dei piani insieme. Magari non si possono fare subito dei piani insieme perché c'è il lavoro di mezzo, però dopo ci si viene incontro per impegnarsi in questa connessione e fare dei piani insieme. Però qua c'è una situazione di lavoro, perché qua c'è una coppia onesta, mi spiego? Vediamo il re di coppe, energia attuale per l'acquario.
Re di coppe, Sette di spade. Non so se state evitando voi questa persona o potete essere evitative voi dall'amore, perché le spade sono vostre, l'acquario, no? E qua c'è una persona che invece può essere più devota. Il sette di spade, io credo che siete voi, siete un po' sfiduciate dall'amore in genere e evitate un po'. Fammi vedere un'altra sulle di coppe. Sei di bastoni. C'è questa persona che ti vuole conquistare. Sì. Vediamo l'otto di bastoni al positivo. Asso di bastoni, assolutamente c'è questa opportunità. Le telefonate, le comunicazioni, le videochiamate sono ben aspettate qua. Vediamo il 10 di spade. Il mondo. Sì, per alcuni di voi fate fatica un po' a fare il passo di una tappa difficile che avete vissuto o con questa persona o che è una persona nuova. Può esserci una distanza di mezzo, quindi non vi fidate tanto, un po' così, perché qua abbiamo 4 di spade, 5 di coppe. Siete un po', no, amareggiate rispetto all'amore in genere, un po' sfiduciate. Vediamo 4 di spade, 5 di coppe nel passato. 4 di coppe, vedi? Come se non avete perso un po' di fiducia nell'amore in genere di coppia nel recente passato. 4 di spade, 5 di coppe di nuovo. 7 di bastoni, avete messo dei limiti a qualcuno o all'amore in sé. Eravate un po' perdita d'animo, diciamo. Vediamo questo sole. 9 di bastoni. Cioè, qua mi dicono che il 9 di bastoni parla anche di una persona che persevera nel sentirti a livello empatico, non demorde, nonostante tu stai un po', no, sulla difensiva. La regina di coppe, per favore. Vedi 5 di bastoni, sei tu che hai un po' di tensioni interne rispetto all'amore. Sei tu, però qua c'è una coppia promettente, mi dicono, un po' di tensioni tue interne rispetto all'amore. Vediamo un po' questo 4 di coppe, 5 di spade, tensioni 5-5, tensioni interni riguardanti o l'amore in sé oppure tensioni che hai con questa persona, che sia nuova, una persona nuova, che ti fanno essere un po' sfiduciata o rispetto all'amore o rispetto a questa persona. Vediamo l'otto di denari, il paggio di denari. Vedo che per motivi di lavoro è possibile, di distanza ci sia un po' di tensione, però c'è la volontà di questa persona subito dopo di parlarti, chiarirti. Le comunicazioni sono ottimamente aspettate, ben aspettate. Il 3 di denari, asso di denari. Guarda, questa è una persona con la quale c'è e promette questa relazione. Tutti questi denari con Re e Regina di Coppe significa che c'è una coppia promettente, anche se stai un po' tu sulla difensiva. Però mi dicono che subito dopo, se magari non vi potete vedere per lavoro o questioni riguardanti tue, no? Un po' di difensiva, subito dopo c'è la voglia di intendersi, perché ci si sta bene insieme, questo è il senso, ok? Qua abbiamo i segni di terra forti, anche quelli d'acqua, il leone, ma al di là del segno questa è l'energia, ok. Vediamo cosa ti dirà questo Re di Coppe. Sto male senza di te. Vedi, questa è una persona che ci tiene veramente. Te l'ho già detto perché è uscita una coppia. Un'altra. Sei la mia primavera. Sei la mia primavera significa proprio che vuole un nuovo inizio, dove i fiori sbocciano insieme. La bellezza della primavera, dove tutto nasce, o rinasce, o rifiorisce. Un'altra. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Caspita. E di cosa si tratta? Me lo farete sapere, ragazze mie e ragazzi, me lo farete sapere. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Beh sì, perché qua c'è una coppia, quindi entrambi, o consciamente o inconsciamente, tu lo sai perché te lo sto dicendo adesso, ci si comprende, quindi si fanno cose che non si è mai fatti proprio perché c'è una stessa linea emozionale, mi spiego, e animica, certo. Ok. Vediamo l'ultima carta dei Rider White, cosa ci dice?
il mondo, una nuova tappa si apre per te, si mette alle spalle questa sensazione, vedi, del 5 di denari, un po' di penuria emozionale, si apre assolutamente una nuova tappa di successo, 10 di coppe il mondo, assolutamente sì. Ok, vediamo cosa ci dice l'oracolo. Cosa ci dice l'oracolo? Secondo le regole, vedi qua la cosa va un po' lenta, secondo le regole è tempo di fare un sonnellino, le parche. Allora, qua la cosa va un po' lento, è andata un po' più lenta, o può essere un po' demotivante dopo questo incontro per questioni che riguardano altro dall'amore, oppure sei tu un po' più sfiduciata. Le parche mi parlano della recisione, di questa sensazione di apatia o di karma, diciamo, per andare incontro al successo. Due altre, riparare, qualcuno ripara con te e poi si è pronti. Diciamo la cosa può andare un pochino più lenta dopo questo incontro, però, cioè dopo questa connessione, perché poi dopo vedo il lavoro qua, questioni riguardanti il lavoro, la tua mancanza di fiducia che rallenta un po', però le comunicazioni sono ben aspettate e c'è proprio fiducia, ecco, questo volevo dire. Si è pronti a tagliare ciò che non serve, a riparare laddove c'è stato silenzio, oppure se è un amore nuovo, l'amore rientra nella tua vita, va bene? È una bellissima stesa, ragazze e ragazzi. Quindi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!